Per secoli l'Amazzonia è stata considerata l'ultima grande frontiera del mistero, un oceano verde esteso per milioni di chilometri quadrati, una distesa apparentemente impenetrabile di alberi, fiumi e nebbie tropicali. Agli occhi degli esploratori europei, la più grande foresta pluviale del pianeta sembrava una natura incontaminata, selvaggia e quasi eterna, un luogo dove l'uomo aveva lasciato poche tracce del proprio passaggio. Ma che cosa accadrebbe se questa immagine fosse sbagliata? E se sotto il manto della foresta, nascosta per secoli da una vegetazione capace di inghiottire ogni cosa, fosse esistita una delle più grandi e sorprendenti civiltà della storia umana? Negli ultimi anni una rivoluzione scientifica ha iniziato a riscrivere completamente il passato dell'Amazzonia. Grazie a nuove tecnologie, archeologi e ricercatori hanno scoperto ciò che fino a pochi decenni fa sarebbe sembrato impossibile. Vaste reti urbane, strade monumentali, complessi agricoli e città pianificate che testimoniano l'esistenza di società avanzate e organizzate. Una scoperta che ha riaperto interrogativi antichi. Forse le leggende sulle città perdute dell'Amazzonia non erano quindi soltanto fantasie. Forse dietro i racconti degli esploratori, dietro le storie tramandate dalle popolazioni indigene e persino dietro la misteriosa scomparsa dell'esploratore Percy Fawcett, a cui abbiamo dedicato un video a cui vi rimandiamo, si nascondeva un frammento di verità. Questa è la storia delle civiltà dimenticate dell'Amazzonia, una storia che unisce scienza, archeologia e mistero. Quando gli europei entrarono per la prima volta all'interno dell'America meridionale nel XVI secolo, rimasero sconvolti dall'immensità delle sue foreste. Le cronache dei conquistadores raccontavano di villaggi enormi, di popolazioni numerose e di insediamenti che si estendevano lungo le rive dei grandi fiumi. Uno dei testimoni più famosi fu il frate domenicano Gaspar de Carvajal, che accompagnò la spedizione di Francisco de Orellana durante la prima navigazione completa del Rio delle Amazzoni nel 1542. Carvajal descrisse città, villaggi collegati tra loro e popolazioni tanto numerose da occupare intere regioni. Per secoli gli storici considerarono quelle testimonianze solo come delle esagerazioni o delle fantasie. Secondo la visione dominante, il suolo amazzonico era troppo povero per sostenere grandi concentrazioni umane. La foresta sembrava incompatibile con lo sviluppo di società complesse e articolate. Di conseguenza si pensò che Carvajal avesse inventato o amplificato ciò che aveva visto, ma la storia stava per prendere una direzione del tutto diversa. A partire dalla seconda metà del Novecento, gli archeologi iniziarono a scoprire indizi sempre più sorprendenti. Nel bacino amazzonico emersero tracce di enormi terrapieni geometrici, fossati artificiali, canali e strade sopraelevate. In molte regioni vennero individuate strutture che apparivano chiaramente come costruite dall'uomo. Tuttavia il problema era enorme, la foresta nascondeva quasi tutto. Le chiome degli alberi impedivano l'osservazione dall'alto e gli scavi procedevano lentamente. Era come cercare di ricostruire una città sommersa osservandone solo pochi frammenti. Poi arrivò una tecnologia destinata a cambiare tutto. Il suo nome è LiDAR. L'acronimo significa Light Detection and Ranging. Si tratta di un sistema che utilizza impulsi laser emessi da aerei o droni. Milioni di raggi vengono inviati verso il terreno, una parte attraversa gli spazi tra le foglie e raggiunge il suolo. Misurando il tempo impiegato dalla luce per tornare al sensore, è possibile ricostruire un modello tridimensionale estremamente preciso del paesaggio. In pratica, il LiDAR permette agli archeologi di vedere attraverso la foresta.
Improvvisamente ciò che era rimasto nascosto per secoli iniziò ad apparire e quello che emerse lasciò il mondo scientifico senza parole. Nel Brasile occidentale, in Bolivia e numerose altre aree amazzoniche vennero individuate vaste reti di insediamenti. Non si trattava di semplici villaggi, erano sistemi urbani. Alcune città erano collegate da strade rettilinee lunghe chilometri. Piazze monumentali occupavano il centro degli abitati. Canali e opere idrauliche dimostravano una profonda conoscenza dell'ambiente. In alcune regioni vennero identificati complessi insediativi estesi su centinaia di chilometri quadrati. Le nuove mappe rivelavano una realtà completamente diversa da quella immaginata in passato. L'Amazzonia precolombiana non era un deserto umano, era un paesaggio profondamente modificato dall'uomo. Le popolazioni che vi abitavano avevano costruito reti sociali, economiche e politiche estremamente sofisticate. Alcuni studiosi hanno iniziato a parlare di vere e proprie città-giardino, insediamenti integrati nella foresta, progettati per convivere con l'ambiente anziché distruggerlo. Una forma di urbanizzazione diversa da quella delle grandi città di pietra dell'antichità, ma non per questo meno complessa. Forse milioni di persone vivevano nell'Amazzonia prima dell'arrivo degli europei, una popolazione che potrebbe essere stata molto più numerosa di quanto si sia mai immaginato. Una delle domande più affascinanti riguarda la scomparsa di questa società. Com'è possibile che civiltà tanto estese siano svanite quasi completamente? La risposta sembra trovarsi nell'incontro tra i due mondi. Quando gli europei arrivarono nelle Americhe, portarono con sé malattie sconosciute alle popolazioni indigene. Vaiolo, morbillo, influenza e altre epidemie si diffusero molto rapidamente. Intere comunità furono decimati. Molti storici ritengono che il collasso demografico sia stato veramente catastrofico. In alcune regioni potrebbe essere morto fino al 90% della popolazione. Le città vennero abbandonate, i campi smisero di essere coltivati, le strade furono lentamente ricoperte dalla vegetazione. Nel giro di poche generazioni la foresta iniziò a reclamare ciò che l'uomo aveva costruito. L'Amazzonia cancellò quasi ogni traccia visibile del proprio passato e il mondo dimenticò. Ma forse il segreto più sorprendente dell'antica Amazzonia non riguarda le città, riguarda il terreno stesso. Per molto tempo si è creduto che i suoli amazzonici fossero poveri e inadatti all'agricoltura intensiva. Poi gli studiosi scoprirono qualcosa di straordinario. In numerose aree della foresta esiste una terra scura, ricchissima di nutrienti, nota come terra preta, ovvero terra nera. A differenza dei terreni circostanti, la terra preta è estremamente fertile, contiene elevate concentrazioni di carbone vegetale, resti organici, frammenti ceramici e altri materiali prodotti dall'uomo. Per anni gli scienziati si sono interrogati sulla sua origine. Oggi sappiamo che non è un fenomeno naturale. È stata creata intenzionalmente dalle popolazioni precolombiane. Generazione dopo generazione, gli abitanti dell'Amazzonia svilupparono una straordinaria tecnologia ecologica. Mescolando carbone, residui alimentari, cenere e materiali organici, trasformarono terreni poveri in suoli capaci di mantenere la fertilità per secoli. La terra preta rappresenta una delle più incredibili invenzioni agricole della storia umana. È la prova concreta che gli antichi amazzonici non erano semplici abitanti della foresta, erano ingegneri dell'ambiente, conoscevano i cicli naturali e sapevano modificarli in modo sostenibile. Alcuni ricercatori ritengono che vaste proporzioni dell'attuale foresta siano il risultato di una lunga interazione tra uomo e natura. In altre parole, l'Amazzonia che vediamo oggi potrebbe essere, almeno in parte,
un paesaggio plasmato da civiltà scomparse. Mentre gli archeologi accumulavano prove scientifiche e archeologiche, le leggende continuavano a esercitare il loro fascino. Per secoli si era parlato di città perdute e nascoste nella giungla. Storie di templi, rovine e civiltà dimenticate avevano alimentato l'immaginazione di esploratori e avventurieri. Tra tutti uno divenne una leggenda, Percy Harrison Fawcett. Ufficiale dell'esercito britannico, cartografo ed esploratore, Fawcett trascorse gran parte della propria vita esplorando regioni sconosciute del Sud America. Durante i suoi viaggi raccolse testimonianze su antiche città scomparse, lesse vecchi documenti coloniali, come il manoscritto 512, che descrivevano misteriose rovine all'interno del Brasile, e maturò una convinzione. Da qualche parte nella foresta esisteva una grande civiltà dimenticata. La chiamò semplicemente Città Z in inglese. Secondo Fawcett non si trattava di un mito, era una realtà storica ancora da scoprire, e lo è ancora oggi. Molti dei suoi contemporanei lo considerarono un visionario, altri lo giudicarono un sognatore ossessionato, ma lui non rinunciò mai alla sua ricerca. Nel 1925 Fawcett partì per quella che sarebbe diventata la sua ultima spedizione. Lo accompagnavano il figlio Jack e l'amico Riley Rimmel. L'obiettivo era raggiungere una regione remota del Mato Grosso. Dopo alcune comunicazioni iniziali il gruppo scomparve. Nessuno ricevette più notizie. Negli anni successivi numerose spedizioni tentarono di ritrovarli. Molti esploratori rischiarono la vita, alcuni non fecero mai ritorno. La scomparsa di Fawcett divenne uno dei più grandi misteri dell'esplorazione moderna. Fu ucciso da una tribù ostile, morì di fame o di malattia, scelse di rimanere nella foresta, oppure trovò davvero qualcosa che non avrebbe mai potuto raccontare. Le ipotesi si moltiplicano, le prove rimasero scarse e il mistero sopravvisse. Per molto tempo la ricerca di Fawcett sembrò una romantica illusione. La maggior parte degli archeologi riteneva impossibile l'esistenza di grandi città amazzoniche. Oggi, però, la situazione è cambiata radicalmente. Le moderne scoperte non dimostrano che Fawcett trovò la sua mitica città Z, ma mostrano che l'idea alla base della sua ricerca non era affatto assurda. Esistevano davvero grandi centri abitati nascosti nella foresta, esistevano davvero reti urbane che il mondo aveva dimenticato. In un certo senso, Fawcett aveva intuito qualcosa che la scienza avrebbe confermato soltanto quasi un secolo dopo. E così arriviamo al cuore del mistero amazzonico. Non è soltanto la scomparsa di una civiltà, non è soltanto una questione archeologica, è una riflessione sul modo in cui interpretiamo il passato. Per generazioni abbiamo creduto che la foresta fosse immutabile, che la natura e la civiltà fossero opposte, che le grandi società potessero nascere soltanto lungo fiumi fertili o in città monumentali di pietra. L'Amazzonia ci costringe a ripensare tutto questo, ci mostra che esistono forme di complessità diverse da quelle che siamo abituati a riconoscere, ci insegna che una civiltà può lasciare tracce invisibili, può costruire senza marmo, senza piramidi, senza monumenti destinati a sfidare il tempo, eppure può trasformare un intero continente. Ancora oggi gran parte dell'Amazzonia rimane inesplorata dal punto di vista archeologico. Ogni anno il LiDAR rivela nuove strutture, nuove strade, nuovi insediamenti, nuovi enigmi. Sotto la foresta potrebbero esistere migliaia di siti ancora sconosciuti. Forse intere pagine della storia umana attendono di essere riscoperte. E mentre i laser penetrano il velo verde della giungla, una verità emerge con sempre maggiore chiarezza.
L'Amazzonia non è soltanto il più grande ecosistema terrestre, è anche uno dei più grandi archivi archeologici del pianeta, un archivio rimasto chiuso per secoli, un archivio che soltanto ora stiamo imparando a leggere. Forse il vero mistero non è capire dove siano finite le città perdute, forse il vero mistero è comprendere quanto poco sappiamo ancora del nostro passato, perché sotto le radici degli alberi, sotto i corsi tortuosi dei fiumi e sotto l'ombra della foresta infinita, sopravvive il ricordo di mondi dimenticati, mondi che la giungla ha nascosto, ma che la scienza sta lentamente riportando alla luce. E ogni nuova scoperta sembra sussurrarci la stessa domanda: quante altre civiltà attendono ancora silenziose sotto il verde sconfinato dell'Amazzonia?